Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Clexane Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento, 28 marzo 2022. Cos'è Clexane? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clexane durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Clexane? Clexane è un farmaco a base del principio attivo enoxaparina sodica, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Clexane può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Clexane 2000 UIH Sasottotin-Travas 6 siringhe 0,2 ml. Clexane 4000 UIH Sasottotin-Travas 6 siringhe 0,4 ml. Clexane 4000 UIH Sa 0,4 ml. Soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite da 0,4 ml. C sistema di sicurezza. Clexane T10000 UIH Sa 1 ml. Soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 1 ml. Clexane T10000 UIH Sa 1 ml. Soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 1 ml. Clexane T6000 UIH Sa 0,6 ml. Soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,6 ml. Clexane T6000 UIH Sa 0,6 ml. Soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,6 ml. Clexane T8000 UIH Sa 0,8 ml. Soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,8 ml. Clexane T8000 UIH Sa 0,8 ml. Soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,8 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: enoxaparina sodica. Gruppo terapeutico: eparine. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Clexane Clexane TA indicato negli adulti per profilassi del tromboembolismo venoso, TEV, nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica. Profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta, come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche, e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso. Trattamento della trombosi venosa profonda, TVP, e dell'embolia polmonare, EP, ad esclusione dell'EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica. Prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi. Sindrome coronarica acuta. Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST, STEMI, in associazione con acido acetilsalicilico orale. Trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST, STEMI, inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo, PCI. Posologia. Profilassi del tromboembolismo venoso, TEV, in pazienti chirurgici a rischio moderato e alto. Il rischio tromboembolico individuale per i pazienti può essere valutato utilizzando un modello validato di stratificazione del rischio. Nei pazienti a rischio tromboembolico moderato, la dose raccomandata di enoxaparina sodica di 2000 UI, 20 mg, in un'unica somministrazione giornaliera per iniezione sottocutanea, SC. L'inizio preoperatorio, 2 ore prima dell'intervento chirurgico, di enoxaparina sodica 2000 UI, 20 mg, si è dimostrato efficace e sicuro nella chirurgia a rischio moderato. Nei pazienti a rischio moderato, il trattamento con enoxaparina sodica deve continuare per un periodo minimo di 7-10 giorni, indipendentemente dallo stato di recupero, ad esempio relativamente alla mobilità. La profilassi deve comunque proseguire fino a quando il paziente non abbia recuperato la sua ridotta mobilità. Nei pazienti ad alto rischio tromboembolico, la dose raccomandata di enoxaparina sodica di 4000 UI, 40 mg, in un'unica somministrazione giornaliera per iniezione SC, da iniziare preferibilmente 12 ore prima dell'intervento chirurgico.
Nel caso si renda necessaria la somministrazione profilattica preoperatoria di enoxaparina sodica antecedente a 12 ore prima dell'intervento, ad esempio, pazienti ad alto rischio in attesa di un intervento differito di chirurgia ortopedica, l'ultima iniezione deve essere somministrata non oltre 12 ore prima dell'intervento ed effettuata nuovamente 12 ore dopo l'intervento. Per i pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore, si raccomanda una tromboprofilassi prolungata fino a 5 settimane. Per i pazienti ad alto rischio di TEG sottoposti a intervento chirurgico addominale o pelvico per cancro, si raccomanda una tromboprofilassi prolungata fino a 4 settimane. Profilassi del TEV in pazienti non chirurgici. La dose raccomandata di enoxaparina sodica di 4000 UI, 40 mg, in un'unica somministrazione giornaliera per iniezione SC. Il trattamento con enoxaparina sodica è raccomandato per almeno 6-14 giorni, indipendentemente dallo stato di recupero, ad esempio relativamente alla mobilità. Il beneficio di un trattamento superiore a 14 giorni non è stato stabilito. Trattamento della TVP e dell'EP. Enoxaparina sodica può essere somministrata sia in un'unica somministrazione giornaliera SC di 150 UI/kg, 1,5 mg/kg, sia in 2 somministrazioni SC al giorno di 100 UI/kg, 1 mg/kg, ciascuna. Il regime posologico deve essere selezionato dal medico sulla base di una valutazione individuale comprensiva del rischio tromboembolico e del rischio di sanguinamento. Il regime posologico di 150 UI/kg, 1,5 mg/kg, somministrato una volta al giorno, deve essere usato in pazienti non complicati, con basso rischio di recidiva di TEV. Il regime posologico di 100 UI/kg, 1 mg/kg, somministrato 2 volte al giorno, deve essere usato in tutti gli altri pazienti, quali ad esempio obesi, con episintomatica, patologia tumorale, recidiva di TEV o trombosi prossimale, vena iliaca. Il trattamento con enoxaparina sodica è raccomandato per un periodo medio di 10 giorni. Ove appropriato deve essere avviata una terapia anticoagulante orale, vedere Euros passaggio da enoxaparina a anticoagulanti orali a Euro-S al termine del paragrafo 4.2. Prevenzione della formazione di trombi in corso di emodialisi. La dose raccomandata di enoxaparina sodica è di 100 UI/kg, 1 mg/kg. Nei pazienti ad alto rischio emorragico, la dose deve essere ridotta a 50 UI/kg, 0,5 mg/kg, per accesso vascolare doppio o a 75 UI/kg, 0,75 mg/kg, per accesso vascolare semplice. Durante l'emodialisi, enoxaparina sodica deve essere introdotta nella linea arteriosa del circuito, all'inizio della seduta di dialisi. L'effetto di questa dose è solitamente sufficiente per una seduta della durata di 4 ore. Tuttavia, qualora dovessero comparire filamenti di fibrina entro il circuito, ad esempio nel corso di una seduta più lunga rispetto al normale, si potrà ricorrere alla somministrazione di una ulteriore dose di 50-100 UI/kg, 0,5-1 mg/kg. Non vi sono dati disponibili per pazienti ai quali è stata somministrata enoxaparina sodica per profilassi o trattamento e anche durante le sedute di emodialisi. Sindrome coronarica acuta. Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio STEMI e dell'infarto miocardico acuto STEMI. Per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio STEMI, la dose raccomandata di enoxaparina sodica a 100 UI/kg, 1 mg/kg, ogni 12 ore per iniezione SC, somministrata in associazione alla terapia antiaggregante piastrinica. Il trattamento deve essere mantenuto per almeno 2 giorni e continuato fino a stabilizzazione della situazione clinica. Generalmente, la durata del trattamento è da 2 a 8 giorni. L'acido acetilsalicilico è raccomandato per tutti i pazienti, senza controindicazioni, a una dose di carico orale iniziale di 150-300 mg, nei pazienti non già in trattamento con acido acetilsalicilico, e una dose di mantenimento di 75-325 mg/v a lungo termine, indipendentemente dalla strategia di trattamento. Per il trattamento dell'infarto miocardico acuto STEMI la dose raccomandata di enoxaparina sodica un singolo bolo endovenoso, EV, di 3000 UI, 30 mg, più una dose di 100 UI/kg, 1 mg/kg, per iniezione SC, seguiti da una dose di 100 UI/kg, 1 mg/kg, per iniezione SC ogni 12 ore, massimo 10.000 UI, 100 mg, per ciascuna delle prime 2 dosi SC. In concomitanza e salvo controindicazioni, deve essere somministrata una terapia antiaggregante piastrinica appropriata, come l'acido acetilsalicilico per via orale, 75-325 mg una volta al giorno.
La durata raccomandata del trattamento è di 8 giorni o fino alla dimissione dall'ospedale, a seconda di quali dei due eventi si verifichi prima. Se somministrata in associazione con un trombolitico, fibrino specifico o non fibrino specifico, enoxaparina sodica deve essere somministrata tra 15 minuti prima e 30 minuti dopo l'inizio della terapia fibrinolitica. Per il dosaggio nei pazienti di età 0-75, vedere il paragrafo Euros anziani Euro-S. Per i pazienti gestiti con intervento coronarico percutaneo, PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata meno di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, non è necessaria alcuna ulteriore dose. Se l'ultima dose di enoxaparina sodica SC è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, deve essere somministrata una dose di 30 UI/kg, 0,3 mg/kg, di enoxaparina sodica per iniezione e di involucro. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di enoxaparina sodica nella popolazione pediatrica non sono state stabilite. Anziani. Per tutte le indicazioni ad eccezione dell'infarto miocardico STEMI, non è necessaria alcuna riduzione del dosaggio nei pazienti anziani, a meno che la funzione renale non sia compromessa, vedere Euros insufficienza renale Euro-S qui di seguito e il paragrafo 4.4. Per il trattamento dell'infarto miocardico acuto STEMI in pazienti anziani di età 0-75, non deve essere utilizzato il bolo EV iniziale. Iniziare con una dose di 75 UI/kg, 0,75 mg/kg, per iniezione SC ogni 12 ore, massimo 7500 UI, 75 mg, solo per ciascuna delle prime due dosi per iniezione SC, seguite da 75 UI/kg, 0,75 mg/kg, per iniezione SC per le dosi restanti. Per il dosaggio nei pazienti anziani con funzionalità renale compromessa, vedere Euros compromissione renale Euro-S qui di seguito e il paragrafo 4.4. Compromissione epatica. Sono disponibili dati limitati sull'utilizzo in pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafi 5.1 e 5.2, e pertanto è necessario porre cautela quando enoxaparina è utilizzata in questi pazienti, vedere paragrafo 4.4. Compromissione renale, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione renale grave. Enoxaparina non è raccomandata in pazienti con compromissione renale allo stato terminale, clearance della creatinina. 15 ml/min, a causa di mancanza di dati in questa popolazione al di fuori della prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi. Tabella posologica per pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatinina 15-30 ml/min. Indicazioni. Regime posologico. Profilassi del tromboembolismo venoso 2000 UV, 20 mg, per iniezione SC una volta al giorno. Trattamento della TVP ed EP 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC una volta al giorno. Trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio STEMI 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC una volta al giorno. Trattamento dell'infarto miocardico acuto STEMI in pazienti di età inferiore a 75 anni 1x 3000 UI, 30 mg, per iniezione EV in bolo PA 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC e successivamente 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC ogni 24 ore. Trattamento dell'infarto miocardico acuto STEMI in pazienti di età superiore a 75 anni. Nessuna somministrazione iniziale del bolo EV. 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC e successivamente 100 UI/kg, 1 mg/kg, di peso corporeo per iniezione SC ogni 24 ore. Gli adeguamenti della dose raccomandati non si applicano all'indicazione emodialisi. Compromissione renale da lieve a moderata. Sebbene un adeguamento della dose non sia raccomandato in pazienti con compromissione renale moderata, clearance della creatinina 30-50 ml/min, e lieve, clearance della creatinina 50-80 ml/min, è consigliabile un attento monitoraggio clinico. Modo di somministrazione. Clexane/Clexane T non deve essere somministrato per via intramuscolare. Per la profilassi del TEV successivamente a un intervento chirurgico, per il trattamento della TVP e dell'EP, per il trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio STEMI, enoxaparina sodica deve essere somministrata per iniezione SC.
Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC. Per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, enoxaparina sodica deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi. La siringa pre-riempita pronta per l'uso. Tecnica di iniezione SC. L'iniezione SC deve essere condotta preferibilmente con il paziente in posizione supina. Enoxaparina sodica somministrata per iniezione SC profonda. Quando si utilizzano le siringhe pre-riempite, non espellere l'aria presente nella siringa prima dell'iniezione, per evitare la perdita di farmaco. Se la quantità di farmaco da iniettare richiede un adeguamento in base al peso corporeo del paziente, utilizzare le siringhe pre-riempite graduate per raggiungere il volume richiesto, scartando l'eccesso prima dell'iniezione. Si prega di notare che in alcuni casi non è possibile ottenere una dose esatta a causa delle tacche di graduazione della siringa. In tal caso, il volume va arrotondato alla graduazione più vicina. La somministrazione deve essere alternata tra la parte sinistra e destra della parete anterolaterale o posterolaterale dell'addome. L'iniezione deve essere eseguita introducendo interamente e perpendicolarmente l'ago nello spessore di una plica cutanea, realizzata tra il pollice e l'indice dell'operatore. La plica cutanea va mantenuta per tutta la durata dell'iniezione. Non strofinare il sito di iniezione dopo la somministrazione. Nota per le siringhe pre-riempite con sistema automatico di sicurezza. Il sistema di sicurezza viene attivato al termine dell'iniezione, vedere le istruzioni nel paragrafo 6.6. In caso di autosomministrazione, il paziente deve essere informato di seguire le istruzioni presenti nell'aerosfoglio illustrativo. Informazioni per il paziente AEUROS, incluso nella confezione di questo medicinale. Iniezione EV in bolo, solo per l'indicazione di infarto miocardico acuto STEMI. Per l'infarto miocardico acuto STEMI, il trattamento deve essere iniziato con una singola iniezione EV in bolo, seguita immediatamente da un'iniezione SC. Per le iniezioni EV in bolo può essere utilizzato sia il flaconcino multidose sia una siringa pre-riempita. Enoxaparina sodica deve essere somministrata attraverso una linea EV. Non deve essere miscelata o somministrata insieme con altri farmaci. Per evitare l'eventuale miscela di enoxaparina sodica con altri farmaci, l'accesso endovenoso scelto deve essere lavato con una quantità sufficiente di soluzione fisiologica o di destrosio prima e dopo il bolo EV di enoxaparina sodica, per pulire la linea di accesso del farmaco. Enoxaparina sodica può essere somministrata con sicurezza con la normale soluzione salina, 0,9%, o con destrosio al 5% in acqua. Bolo iniziale di 3000 UI, 30 mg. Per il bolo EV iniziale di 3000 UI, 30 mg, utilizzare una siringa pre-riempita graduata di enoxaparina sodica, espellere il volume eccessivo e conservare solo 3000 UI, 30 mg, ovvero 0,3 ml nella siringa. La dose da 3000 UI, 30 mg, può essere iniettata direttamente nella linea EV. Bolo addizionale per PCI quando l'ultima dose SC di enoxaparina sodica sia stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino. Per i pazienti gestiti con PCI, se l'ultima dose SC di enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima del gonfiaggio del palloncino, somministrare un bolo EV aggiuntivo di 30 UI/kg, 0,3 mg/kg. Al fine di garantire l'accuratezza del volume esiguo da iniettare, si raccomanda di diluire il farmaco a 300 UI/ml, 3 mg/ml. Per ottenere una soluzione di 300 UI/ml, 3 mg/ml, utilizzando una siringa pre-riempita da 6000 UI, 60 mg, si raccomanda l'uso di una sacca per infusione da 50 ml, ossia con soluzione salina normale, 0,9%, o di destrosio al 5% in acqua come segue. Prelevare 30 ml dalla sacca per infusione con una siringa e scartare il liquido. Iniettare il contenuto completo della siringa pre-riempita di enoxaparina sodica da 6000 UI, 60 mg, nei 20 ml rimanenti nella sacca. Miscelare delicatamente il contenuto della sacca. Prelevare il volume richiesto di soluzione diluita con una siringa per la somministrazione nella linea EV. Una volta completata la diluizione, il volume da iniettare può essere calcolato con la seguente formula: volume della soluzione diluita, ml, uguale peso del paziente, kg, x 0,1, o utilizzando la tabella sottostante. Si raccomanda di preparare la soluzione immediatamente prima dell'uso. Volume da iniettare nella linea EV una volta completata la diluizione alla concentrazione di 300 UI, 3 mg/ml.
Peso. Dose richiesta 30 UI/kg, 0,3 mg/kg. Volume da iniettare della soluzione diluita a concentrazione finale di 300 UI, 3 mg/ml, kg, UI, mg, ml, 45, 1350, 13,5, 4,5, 50, 1500, 15, 5, 55, 1650, 16,5, 5,5, 60, 1800, 18, 6, 65, 1950, 19,5, 6,5, 70, 2100, 21, 7, 75, 2250, 22,5, 7,5, 80, 2400, 24, 8, 85, 2550, 25,5, 8,5, 90, 2700, 27, 9, 95, 2850, 28,5, 9,5, 100, 3000, 30, 10, 105, 3150, 31,5, 10,5, 110, 3300, 33, 11, 115, 3450, 34,5, 11,5, 120, 3600, 36, 12, 125, 3750, 37,5, 12,5, 130, 3900, 39, 13, 135, 4050, 40,5, 13,5, 140, 4200, 42, 14, 145, 4350, 43,5, 14,5, 150, 4500, 45, 15. Iniezione nella linea arteriosa. Per prevenire la formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi, deve essere somministrata nella linea arteriosa del circuito di dialisi. Passaggio da enoxaparina a anticoagulanti orali. Passaggio da enoxaparina ad antagonisti della vitamina K, VKA. Il monitoraggio clinico e le analisi di laboratorio, tempo di protrombina espresso come INR, International Normalized Ratio, devono essere intensificati per monitorare l'effetto degli VKA. Poiché copyright vi ha un intervallo prima che il VKA raggiunga il massimo effetto, la terapia con enoxaparina deve essere continuata con dosaggio costante per tutto il tempo necessario per mantenere l'INR nell'intervallo terapeutico desiderato per l'indicazione in 2 esami consecutivi. Per pazienti attualmente trattati con un VKA, il VKA deve essere interrotto e la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata quando l'INR sia sceso al di sotto dell'intervallo terapeutico. Passaggio da enoxaparina ad anticoagulanti orali diretti, DOAC. Per i pazienti in corso di trattamento con enoxaparina, interrompere la somministrazione di enoxaparina sodica e iniziare il trattamento con un DOAC da 0 a 2 ore prima dell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione di enoxaparina secondo quanto autorizzato per il DOAC. Per i pazienti in corso di trattamento con un DOAC, la prima dose di enoxaparina sodica deve essere somministrata nell'ora in cui era stata programmata la successiva somministrazione del DOAC. Somministrazione in anestesia spinale / epidurale o puntura lombare. Se il medico decide di somministrare la terapia anticoagulante nel contesto di anestesia / analgesia epidurale o spinale o di puntura lombare, si raccomanda un attento monitoraggio neurologico a causa del rischio di ematomi neuroassiali, vedere paragrafo 4, 4. Ai dosaggi usati per la profilassi deve essere mantenuto un intervallo di almeno 12 ore tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi profilattiche e il posizionamento dell'ago del catetere. Per le tecniche in continuo, deve essere osservato un analogo ritardo di almeno 12 ore prima di rimuovere il catetere. Per i pazienti con clearance della creatinina 15-30 ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura / posizionamento del catetere o almeno 24 ore per la rimozione del catetere. La somministrazione di enoxaparina sodica 2000 UI, 20 mg, in fase preoperatoria, 2 ore prima dell'intervento, non è compatibile con l'anestesia neurassiale. Alle dosi usate per il trattamento deve essere mantenuto un intervallo di almeno 24 ore tra l'ultima iniezione di enoxaparina sodica a dosi terapeutiche e il posizionamento dell'ago del catetere, vedere anche paragrafo 4, 3. Per le tecniche in continuo, deve essere osservato un analogo ritardo di 24 ore prima di rimuovere il catetere. Per i pazienti con clearance della creatinina 15-30 ml/min, considerare il doppio dei tempi di puntura / posizionamento del catetere o almeno 48 ore per la rimozione del catetere.
I pazienti che ricevono le dosi 2 volte al giorno, cioè a 75 UI/kg, 0,75 mg/kg, 2 volte al giorno o 100 UI/kg, 1 mg/kg, 2 volte al giorno, devono evitare la seconda dose di enoxaparina sodica per consentire un sufficiente ritardo prima del posizionamento o la rimozione del catetere. I livelli di anti-XA sono ancora rilevabili a questi tempi e questi ritardi non scongiurano la possibilità di un ematoma neurassiale. Allo stesso modo, considerare di non utilizzare enoxaparina sodica almeno per 4 ore dopo la puntura spinale/epidurale o dopo che il catetere è stato rimosso. Il ritardo si basa su una valutazione del rischio-beneficio considerando sia il rischio di trombosi che il rischio di sanguinamento nel contesto della procedura e dei fattori di rischio del paziente. Controindicazioni: enoxaparina sodica controindicata nei pazienti con ipersensibilità al principio attivo, all'eparina o ai suoi derivati, comprese altre eparine a basso peso molecolare, EBN, o a qualsiasi accipiente elencato al paragrafo 6.1. Anamnesi positiva per trombocitopenia immunomediata indotta da eparina negli ultimi 100 giorni o in presenza di anticorpi circolanti, vedere anche paragrafo 4.4. Sanguinamento clinicamente significativo e condizioni ad alto rischio emorragico, tra cui recente ictus emorragico, ulcera gastrointestinale, presenza di neoplasie maligne ad alto rischio di sanguinamento, chirurgia cerebrale, spinale o oftalmica recente, varici esofagee note o sospette, malformazioni arterovenose, aneurismi vascolari o gravi anomalie vascolari endospinali o intracerebrali, anestesia spinale o epidurale o anestesia locoregionale nel caso in cui sia stata impiegata enoxaparina nelle precedenti 24 ore a dosaggio terapeutico, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generale. Enoxaparina sodica non può essere utilizzata in modo intercambiabile, unità per unità, con altre eparine a basso peso molecolare. Questi medicinali differiscono nel loro processo di fabbricazione, nei pesi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Uso concomitante non raccomandato. Farmaci che influenzano l'emostasi, vedere paragrafo 4.4. Si raccomanda l'interruzione della somministrazione di alcuni agenti che influenzano l'emostasi prima di avviare il trattamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Clexane insieme ad altri farmaci come Eurosaciclofenac Accorda Euro, Eurosaciclofenac Ega Euro, Eurosacido acetilsalicilico Angelini Euro, Eurosacido acetilsalicilico Aurobindo a Euro, Eurosacido acetilsalicilico Doc Generica Euro, Eurosacido acetilsalicilico più acido ascorbico Copa Euro, Eurosacido acetilsalicilico Ega Euro, Eurosacido acetilsalicilico Corca, compressa gastroresistente a Euro, Eurosacido acetilsalicilico Fma a Euro, Eurosacido acetilsalicilico Milan a Euro, Eurosacido acetilsalicilico Sanduzza a Euro, Eurosacido acetilsalicilico Teva Italia a Euro, Eurosairtal, compresse rivestite, polvere a Euro, Eurosairtal, crema a Euro, Eurosalgopirina a Euro, Eurosalcaifera a Euro, Eurosantireumina a Euro, Eurosascriptina a Euro, Eurosaspirina act dolore e infiammazione a Euro, Eurosaspirina K a Euro, Eurosaspirina, compressa a Euro, Eurosaspirina dolore e infiammazione a Euro, Eurosaspirina FeV. Più vitamina C, granulato a Euro, Eurosaspirina, granulato a Euro, Eurosaspirina influenza naso chiuso a Euro, Eurosaspirina rapida a Euro, Eurosaspirinetta a Euro, Euroscardioaspirina a Euro, Euroscardioral a Euro, Euroscarina a Euro, Eurosclopidogrele acido acetilsalicilico Milan a Euro, Eurosduoplavina a Euro, Euroseliquis, compressa rivestita a Euro, Euroseliquis, compressa compresse rivestite a Euro, Euroseuspiflu a Euro, Eurosfrobeflu a Euro, Eurosgladio, compressa rivestita, polvere a Euro, Eurosgladio, crema a Euro, Eurosistantala a Euro, Euroscafenac a Euro, Euroslixiana a Euro, Eurosneonisidina a Euro, Eurosneonisidina a Euro, Eurosniflama a Euro, Eurospradaxa, capsula a Euro, Eurosurgamila a Euro, Eurosvivina a Euro, Eurosvivinca a Euro, Eurosxarelto, compressa rivestita a Euro, Eurosxarelto, compresse rivestite a Euro, Eurosxarelto, granuli a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Clexane durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clexane durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Nella donna non vi è evidenza che enoxaparina sodica attraversi la barriera placentare durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza. Non vi sono informazioni disponibili sul primo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Enoxaparina sodica non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Enoxaparina sodica è stata valutata in più di 15.000 pazienti a cui è stata somministrata in corso di sperimentazioni cliniche. Tra questi, 1776 avevano ricevuto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. Un sovradosaggio accidentale di enoxaparina sodica dopo somministrazione per via IV, extracorporea OSC può determinare complicazioni emorragiche. Dopo somministrazione orale di dosi anche alte, è improbabile che enoxaparina sodica venga assorbita. Terapia. L'attività anticoagulante è in gran parte neutralizzabile mediante iniezione IV lenta di protamina. La dose di protamina dipende da quella di enoxaparina sodica iniettata. 1 mg di protamina neutralizza l'attività anticoagulante determinata da 100 UI, 1 mg di enoxaparina sodica, se enoxaparina sodica è stata somministrata nelle precedenti 8 ore. Se invece enoxaparina sodica è stata somministrata più di 8 ore prima della somministrazione di protamina o se è stato stabilito che è necessaria una seconda dose di protamina, si può utilizzare un'infusione di 0,5 mg di protamina per 1 mg di enoxaparina sodica. Dopo 12 ore dalla somministrazione di enoxaparina sodica può non essere necessaria la somministrazione di protamina. Tuttavia, anche in caso di dosaggi elevati di protamina, l'attività anti-XA di enoxaparina non viene mai totalmente neutralizzata, massimo 60% circa. Vedere le informazioni sulla prescrizione dei sali di protamina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antitrombotici a euroeparinici. Codice ATC. B01 a B05. Effetti farmacodinamici. Enoxaparina ha una eparina a basso peso molecolare con un peso molecolare medio di circa 4500 Dalton, in cui, proprietà farmacocinetiche. Caratteristiche generali. I parametri farmacocinetici di enoxaparina sodica sono stati studiati principalmente in termini di tempo all'attività anti-XA plasmatica e inoltre in base all'attività anti-IA, negli intervalli di dosaggio raccomandati, dati preclinici di sicurezza. Oltre agli effetti anticoagulanti di enoxaparina sodica, non sono emerse evidenze di effetti avversi a 15 mg/kg/v negli studi di tossicità SC di 13 settimane sia in ratti sia in elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Clexane a base di enoxaparina sodica sono Clexane T, enoxaparina Rovi, Gemaxan, Inixa, soluzione, Rovinadil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.